Oggi siamo al lago di Mercatale per confermare ancora una volta che il mondo degli idrovolanti si sposa perfettamente con il mondo dei laghi marchigiani, non soltanto dei laghi marchigiani ovviamente, anche di tutti i laghi dell'Italia e del mondo, ma noi in Italia siamo molto indietro, soprattutto culturalmente, per questo tipo di mobilità. Oggi siamo qui ancora una volta per testimoniare che il trasporto intermodale, integrando anche gli aeromobili, è una realtà possibile, importante e soprattutto una realtà che ha la capacità di portare qui un turismo di qualità e un turismo che altrimenti sarebbe molto difficile poter vedere da queste parti. Questa mattina abbiamo gettato le basi per un grande progetto di avioturismo, per collegare l'Europa alle Marche, per collegare i bacini d'Europa con questo territorio, con le aree interne. Quindi voglio ricordare che sono 300.000 le persone che oggi si muovono con l'aereo, questo strumento di collegamento che non è molto sfruttato in Italia lo dobbiamo valorizzare, ma lo valorizziamo attraverso il collegamento delle aree interne. Questo è un dato importante, non il mare ma i laghi, quindi i nostri borghi, i nostri comuni, i nostri paesaggi vengono collegati con tutta l'Europa. Quindi quale migliore occasione questa di stamattina per promuovere l'avioturismo? Voglio ricordare che questo tipo di turismo porta visitatori con grande capacità di spesa, con un pubblico che chiaramente può apprezzare fino in fondo tutto quello che hanno queste marche straordinarie e questo territorio. Ecco perché l'Agenzia di Sviluppo Regionale promuove questo tipo di attività. La Camera di Commercio è nostra partner, anzi ringrazio il Presidente Gino Sabatini per la disponibilità, quindi questo progetto vedrà Svim impegnata per creare un progetto di cooperazione internazionale della macro regione Adriatico-Ionica, perché collegare attraverso gli idrovolanti i paesaggi d'Europa e farlo attraverso anche in maniera sostenibile, perché abbiamo visto che questi mezzi impattano pochissimo rispetto a quelle che sono le emissioni di CO2, a tutto quello che è anche un viaggiare sostenibile, perché è importante anche questo aspetto. Possiamo collegare quindi paesaggi delle Marche, possiamo con il resto d'Europa in maniera sostenibile. Quale migliore occasione se non quella di farlo qui dal lago di Mercatale a Sassocorvaro, quindi il Montefeltro al centro d'Europa. La Camera di Commercio delle Marche spera che questo sia veramente la giornata di lancio. Abbiamo iniziato 3 anni fa col lago di Gerosa, abbiamo continuato sul lago di Caccamo, oggi siamo qui a Sassocorvaro, abbiamo un altro lago a nord delle Marche. Oggi dobbiamo però affinare un bel progetto che possa unire le Marche con i suoi laghi delle aree interne. Abbiamo la possibilità di sviluppare tutto un turismo che può passare anche tramite le aree interne, i propri borghi, valorizzare le attività commerciali che ci sono in questi borghi e abbiamo la possibilità di sfruttare quello che di più bello noi abbiamo, i laghi. Lo possiamo fare perché c'è un'economia che vola sopra le nostre teste proprio tramite questi veicoli. Noi lo abbiamo visto nella fiera internazionale a Friedrichshafen, circa il 60% degli espositori erano aziende italiane. Parliamo di un mercato molto ampio e abbiamo la possibilità di valorizzare con pochi costi, perché i costi non sono elevati per realizzare una piattaforma per i nostri idrovolanti. Con pochi costi possiamo collegarci veramente con il mondo. Il mondo non significa ragionare Cina, America, no, il mondo è quello che abbiamo qui intorno a noi, che può essere la macro regione adriatica ionica, come possono essere le altre regioni, come può essere il nord con la Germania, la Svizzera, la Francia, l'Austria, e abbiamo tante possibilità. Dobbiamo però crederci. Oggi io sono sicuro che con Gianluca Garabas ci riusciremo a farlo, tramite la Svim, la Camera di Commercio, la Regione Marche la faremo partecipe, ma un ringraziamento lo voglio fare al dottor Netti, al Presidente del Consorzio, perché grazie a lui, che ha creduto insieme a noi 3 anni fa che qualcosa si poteva realizzare con i laghi dove lui ha giurisdizione. Sicuramente oggi dobbiamo essere tutti uniti per svilupparlo, perché abbiamo la possibilità di far crescere ancora di più queste zone. Avere la possibilità
di poter attrezzare il lago di Mercatale del comune di Sassocorrado Auditore con uno scalo per gli idrovolanti vuol dire, oltre al turismo che è importantissimo per la crescita di un territorio, delle aree interne, perché noi nel Montefeltro qui abbiamo delle zone bellissime, a mezz'ora di macchina atterrando qui con l'aereo si va dappertutto, da Urbino a San Leo eccetera eccetera, quindi il nostro territorio è molto ricco per i turisti, ma io lo vedrei anche sotto il profilo anche dell'utilità sanitaria, perché noi non abbiamo più l'ospedale, quindi una vallata senza ospedale lo si può utilizzare anche per portare pazienti che ne so, in Lombardia eccetera eccetera, per dire l'utilità quindi è, oltre al turismo, anche per la collettività. Ma intanto niente, io vorrei ringraziare gli organizzatori, Carraps, il presidente Gino Sabatini, tutti voi che vi siete prodigati a portare questi aerei. Io sono responsabile del progetto Marche Outdoor, è un nuovo progetto per la regione Marche del turismo ecosostenibile, dell'outdoor, per cui parliamo di cicloturismo, trekking, nordic walking, passeggiata a cavallo, cammini di fede e quant'altro. Dopo, con il post-Covid, il nostro progetto è diventato un progetto veramente gettonato e considerato, diciamo, un numero uno del sistema, tanto è che regioni come il Veneto e Liguria hanno anche loro stanno preparando questo progetto chiamandolo Veneto Outdoor e Liguria Outdoor. Perché siamo qui? Ma perché noi dobbiamo sviluppare un turismo sicuramente ecosostenibile. Questo tipo di aerei sono a benzina verde, consumano pochissimo e hanno dei costi anche molto vantaggiosi per poter diciamo così, viaggiarci e trasferirsi tra un lago e un altro. L'idea è quella di riuscire a portare un turismo soprattutto nelle aree interne. Noi abbiamo avuto questo grande problema del sisma e abbiamo l'obbligo di riportare le persone in attesa che poi si ricostruisca, abbiamo l'obbligo di riportare le persone, di creare un'economia, perché io ricordo sempre che il turismo è l'economia più sinergica e integrata che esiste. È una giornata che pur si è organizzata in pochissimo tempo, in Cesare Rossi è un vulcano e siamo riusciti comunque a venire. Dopo Caccamo, il lago di Gerosa, siamo venuti in questo lago meraviglioso, anche lo scenario dei monti molto bello, quindi quello che può essere l'idrovolante, il collegamento delle diciamo, aree remote a quelle che sono le marine a forte vocazione turistica lo potranno diventare anche loro con questa bretella che sono idrovolanti, con questo trasporto intermodale. E potremmo partire con un vecchio proverbio che abbiamo in qualche modo trasformato: chi semina idrovolanti raccoglie laghi. Abbiamo raccolto oggi questo magnifico lago e la regione per la prima volta è con noi, ci applaude e questo è un successo inaspettato dopo 5 anni. Gino Sabatini splendido come sempre e anche gli altri attori di questa giornata, Gianluca Carraps, il nostro amico Alberto Mazzini e tutti i componenti della nostra squadra, perché noi parliamo sempre degli altri ma non parliamo mai di noi. Tu per esempio, Fly Europe, no? Come Orazio Frigino, come tutti i piloti, siamo un po' il circo dell'aria, siamo arrivati qua, ripeto, la regione ha creato, ha voluto fortemente questa cosa. È la prima volta che non siamo noi a bussare alla porta della regione, ma la regione si rivolge a noi, diciamo anche con una certa deferenza, perché abbiamo portato dei risultati importanti nel corso di questi anni, sono certificati dalle tue immagini. Quindi siamo qua, in una splendida giornata, con gioia, diciamo anche, abbiamo avuto anche un bel saluto da parte di Silvano Teodorani, presidente dei piloti di classe, 9.000 piloti, quindi significa che c'è veramente un humus importante e noi ogni giorno coltiviamo la nostra piantina. Oggi abbiamo seminato Sassocorvaro. Qui il posto è veramente magnifico e penso che si possa fare del buon avioturismo anche qui in questa zona.